Benissimo, benissimo. Guarda, Che ricorda la ridica di San Zanobio, con alle spalle un battistero, Porta del Paradiso, inizio del Rinascimento, con colonne pisane e facciata di Santa Maria del Fiore. Non male. Mai vista. il timbro non potevo calcolare. Timbro messo in cattedrale del Santa Maria del Fiore. Ma Mai entrato prima, siamo entrati da soli, diciamo, noi e un sacrestano e un ape cross che prova il gas. Il pitone del Parnaso che guarda male Firenze. Poi qui c'è tutto questo pitone che ci porta fin su, qui dentro c'è l'acqua. È molto bello. Bello! Punto acqua. Il pezzo fino a qui è il centro storico, Firenze pieno. Il problema viene appena si inizia a salire in strada dei Cappuccini verso il convento di San Francesco, ai Cappuccini, perché appena passato quel viale molto stretto e trafficato di macchine si entra nella zona dell'ospedale di Careggi, che è tutta asfalto, rotonde. Ora credo che si spoggetterà sul colle sopra Careggi e dovrebbe essere tutto più campagnolo, speriamo. Intanto siamo a prendere un cornetto di caffè. Facciamo un commentary, come ti sembra fino adesso il viaggio? molto bello. Molto asfaltato, io ho commentato prima che la parte di Careggi è molto asfaltata e rotondosa. Vabbè, è asfaltato, siamo in città. Però Però siamo usciti su quella essendo strada dei sabato va anche Cappuccini, bene. dove fanno un ottimo Cappuccino. cappuccino. Non l'abbiamo preso. Però abbiamo preso un Cornetta al pistacchio. buono sponsor del viaggio. Sì. A mezza via, vicino a Firenze. Prende il nome da un eremita francese di nome Boldrone che fondò qui in località Quarto un eremo, sfruttando il fatto che all'epoca, si parla del XIII secolo, questa zona era aperta campagna, ed un luogo molto isolato. Ancora oggi si intuisce la stessa pace che deriva da una certa lontananza dai centri abitati. Questa guida è la guida ufficiale del Cammino di San Jacopo in Toscana. Si trova all'IBS in ancora 2 copie, solo per oggi. Un'altra insegna di forno, ora farò tutti i panifici d'Italia. Località San Michele a Castello. Molto carino, molto in alto, si vede poco ma siamo sopra l'aeroporto. Qua, non l'avevo visto. Accademia della Crusca. Gora, forbici di grande utilità per secoli. Una bellissima fonticella che alimenta la cascatella. Ci passo sopra o sotto? Passo sopra. C'è più acqua del previsto. San Jacopo a Querceto. Portico titolato a padre Eligio Bortolotti, partigiano, con questa vista. Anzi, facciamo una ripresa un po' su tutto un muro, così da iniziare. Questa è, A cosa serve? vabbè, è ASMR.
La Piana. Qui c'è il Duomo da dove siamo partiti, credo, insomma lo vedete qui. Allora, visto il tempo, il comune è passato e ci ha messo un cartello che potrebbe anche... Chi lascia la strada vecchia per la nuova sa cosa lascia. Ma giallo indica verso... Giallo indica Santiago, come sempre, la nostra amica... Che poi questa deviazione del bosco è per evitarci la curva sull'asfalto, Pezzo un po' domestico questo, Però c'è il castello di Calenzano da vedere. Video da telecamera attaccata alla spalla. Che si vede, si vede. Ma qui servono le mani per salire. Questa leggerissima scoscesa. Profumi. Si chiama Via del Balzo, mica per nulla. Però se è arrivata via Buon Riposo c'è questo chiostro bello, con questo cielo nero dietro, è super tetro. Questa zona non è proprio il massimo dei massimi, Dopo aver visto il cementificio si vede i prodotti del cementificio. È la pieve di San Donato. Qui c'è la tenuta di San Donato. E qui c'è il muraglione di San Donato. Questa è via di San Donato. Questo è l'asfalto di San Donato. C'è anche il chiostro di San Donato. Sì. Questo è il castello di Calenzano che non trovavamo perché non si vedeva un castello a Calenzano, che è un'area industriale, non si vedeva questo. Abbiamo perso un segnale e abbiamo allungato giù di sotto. Siamo saliti su da questa stradina e ora si prosegue grazie al fatto che abbiamo ritrovato il nostro amico Peregrinos. Ci stavamo dimenticando l'obbligo di inquadrare l'acqua quando si passa vicino ai posti con l'acqua. Che fiume è? È il Molino, vero? Circolarci il Molino. Ma il Molino è un posto, non credo sia un fiume. Via dei Prati. In realtà siamo molto più vicini di quello che ci fa fare il sentiero all'arrivo, ma ci fa fare una bella deviazione qui. Ah, questa è un'antica fabbrica di storte. Questa ripresa la facciamo da spalla in quanto c'è questo acqua e l'acqua va sempre ripresa. Ah, questo è un tipico arco romano a tutto busso. Questa è la cassa di espansione, questa è una cassa di espansione. Vai. Sì, più o meno qui c'è il Duomo di Firenze. Ogni tanto deficita un po' di cartelli quest'ultima zona pratese, vero? Sono i rossi, non si vede. Sì, intanto si vedono quelli per Roma.
Giunti che fummo per erta via nel mezzo del cammino una scaletta maledetta. Si va? Boh. Sì. Fa fare tutto pieno di ginestre. Cementificio Martino, cementizia sponsor di questo video. Adoro il cemento Martino, lo uso sempre. È in fase di restauro. Stanno facendo un museo di archeologia industriale. Ripeto quello che dice Elisa perché non si sente troppo lontano. Il Bisenzio e Porta Mercatale. Dopo qualche chilometro di rettilineo arriviamo al muro di Prato. È stata dura l'ultimo pezzo, dopo un'ora più del previsto più o meno. Ma ora siamo in centro, c'è pochissimo da arrivare al Duomo. Da che pulpito abbiamo fatto? Siamo arrivati al Duomo di Prato. Bello anche il Duomo di Prato.